Abbiamo coltivato per tutta la stagione i nostri pomodori, nel mio caso dei datterini gialli, e ora con l'arrivo dell'autunno la pianta si avvia alla fine del suo ciclo produttivo. Qual è il segreto per conservare al meglio i semi dei pomodori per la prossima stagione? Ciao, io sono Matteo e questi sono i miei Garden Tales. Nonostante l'autunno ancora mite in gran parte d'Italia, il pomodoro è arrivato alla fine del suo ciclo produttivo. È tempo di raccogliere gli ultimi datterini superstiti e usarli sia per mangiarli che per produrre preziosi semi per il prossimo anno. L'intero processo durerà una settimana e a quel punto potremo conservare i semi dei nostri pomodori per ben 2 anni. Per iniziare tagliamo i nostri pomodori in 2 con un cucchiaino, preleviamo tutti i semi al suo interno. Ciò che rimane ovviamente ce lo possiamo gustare. Spostiamo i semi in un colino e con un getto d'acqua a temperatura ambiente, mi raccomando temperatura ambiente, iniziamo a togliere grossolanamente la polpa e i pezzetti di pomodoro rimasti intorno ai semi. A questo punto, segreto, spostiamo i semi in un barattolo di vetro pieno d'acqua, chiudiamo il barattolo con un tovagliolo di carta e lasciamo macerare il tutto al buio per una settimana. Dopo 7 giorni, scuotendo il barattolo, noteremo una piccola magia. Tutta la polpa residua si sarà completamente staccata dal seme. In questo caso non ce ne sono, ma se vedete dei semi galleggiare, eliminateli perché molto probabilmente non saranno vitali e quindi non arriveranno comunque alla germinazione nella prossima stagione. A questo punto potremo nuovamente filtrare i semi con un colino e ripassarli con acqua corrente, sempre a temperatura ambiente. Spostiamo i semi su un foglio di carta assorbente per circa 3 ore all'ombra e se vediamo qualche semino nero eliminiamo anche quelli. Passate le 3 ore e asciugato quindi il grosso dell'acqua, trasferiamo i nostri semini in un barattolo di vetro e lasciamoli sotto il sole diretto per altre 3 o 4 ore, in modo da andare a ridurre il più possibile l'umidità residua. Fatto anche questo passaggio, non rimane che riporre e chiudere i semi dentro un tovagliolo di carta assorbente, in modo che la carta possa catturare anche quel residuo di possibile umidità. Mettiamo il tutto dentro il nostro barattolo, chiudiamolo ed etichettiamolo. Dopo queste semplici operazioni i nostri semi si manterranno per circa 2 anni e potremo tornare a seminarli la prossima primavera, quindi tra marzo e aprile, a seconda ovviamente di dove viviamo. L'importante è andare a seminare quando le temperature si stabilizzeranno sopra i 13 gradi anche di notte. Poi di nuovo ci accorgeremo che le nostre piantine torneranno a fruttificare tra maggio e giugno e continueranno fino a ottobre, novembre, anche qui dipende sempre da dove viviamo. Ma perché è importante coltivare le nostre stesse sementi, cioè le sementi che ci siamo autoprodotti con piante che già avevamo? Per 2 ragioni principalmente. La prima, se la pianta madre è cresciuta con successo nel nostro giardino, terrazzo o balcone, quindi con le condizioni di luce, acqua e aria presenti nello spazio che abbiamo dedicato a quella pianta, sarà molto probabile che anche i semi che sono nati da quella pianta riescano a crescere rigogliosi e a darci i propri frutti. Poi c'è un secondo vantaggio che non andrei a prendere sotto gamba. Abbiamo già conosciuto la pianta madre, magari abbiamo fatto degli errori, quindi abbiamo maturato un'esperienza di coltivazione di quella pianta, di quella varietà che sarebbe stupido buttare via. Quindi coltivando di nuovo le sementi di quella pianta, ecco, ci troveremo ad affrontare situazioni che abbiamo già visto nel ciclo produttivo precedente o comunque nelle coltivazioni precedenti e sapremo reagire meglio alle possibili problematiche. Quindi questo è il modo migliore per conservare le sementi dei pomodori. Vi ho spiegato anche il perché farlo secondo il mio punto di vista, poi ovviamente fate come volete. Se vi è piaciuto questo video vi prego di lasciarmi un like e vi prego anche di aiutarmi a far crescere questo canale. So che tanti di voi non sono ancora iscritti, quindi se volete qua sotto trovate il tasto iscriviti e magari la campanellina vicino ad iscriviti per ricevere le notifiche ad ogni prossimo nuovo video. Io vi ringrazio, ci vediamo presto, buona giornata.